Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Forse qualcuno di voi ha un po' seguito ultimamente la scena internazionale in Germania. È partita la fobia e non solo in Germania, poi è andata a susseguirsi su altri paesi. Seven vs Wild. Praticamente, in breve, 7 persone possono scegliersi 7 oggetti e devono stare fuori 7 giorni in zone selvagge della Svezia e devono cercare di sopravvivere, tra parentesi. Noi adesso faremo la versione italiana, non 7 giorni purtroppo, non ancora, però facciamo la versione di 24 ore, ma come potete capire in condizioni invernali, condizioni sotto lo zero, alta montagna, sempre con solo 7 oggetti cercheremo di stare fuori 24 ore e poi vi dirò anche più esattamente che ci sono delle regole, cioè non solo possiamo scegliere solo 7 oggetti, però certi oggetti come ad esempio materassino è escluso, non possiamo usarlo. Questa è la versione breve, ovviamente dopo l'intro, dopo la sigla parliamo più esattamente come gestiremo la cosa portiamo con noi, ovviamente 7 oggetti, cosa vestiremo, i vestiti che indosseremo e niente, come affronteremo questa avventura che sicuramente in queste condizioni che abbiamo adesso non una roba da niente, non da sottovalutare. Iniziamo. Buona visione. Ho subito dall'inizio seguito questa serie, alla fine è diventata una serie. Non credo che il progetto sia stato così all'inizio, ha avuto un hype incredibile, pazzesco, milioni di visualizzazioni, cosa che qua non succederà mai, speriamo di no. Ma comunque trovo estremamente interessante come è fatto, i personaggi che partecipano, se volete ovviamente c'è il link sotto, sono dei personaggi comuni, gente come me, te, come noi, tutti quanti, non sono dei VIP e si vede anche nella serie che alla fin fine è gente, non dico che non è esperta, sicuramente c'è qualche conoscenza dietro, perciò trovo molto interessante l'autenticità di questo progetto, di questa idea che è iniziata veramente tra un paio di amici e sin dall'inizio ho detto io qualcosa del genere voglio farlo. E andiamo subito al dunque. Le regole: possiamo portare solo 7 oggetti, ok? Se vogliamo possiamo portarne anche meno. In condizioni invernali come ci sono adesso, intorno ai meno 10 gradi, la notte molto difficile. Comunque 7 oggetti possiamo portare con noi. Poi ci sono 3 regole: non possiamo portare da mangiare, non possiamo portare da bere con noi, cioè borraccia, robe così sono escluse, e non possiamo portare un materassino. Molto carina come idea. Per il resto abbiamo i nostri indumenti che abbiamo addosso, praticamente non possiamo portarci roba di ricambio, abbiamo solo quello che abbiamo addosso, niente di più, niente meno, e i 7 oggetti e tutto qua. Ovviamente qualche equipaggiamento tecnico che vi farò vedere adesso per fare qualche ripresa, che viene usato esclusivamente per fare le riprese, basta, finita lì. Ora dovete immaginarvi che praticamente poi vedremo quali oggetti ho con me, ma comunque non porterò nient'altro con me, non avrò fazzoletti di carta, non avrò un orologio con me, cioè non so che ore sono, altri dettagli come cellulare eccetera, poi vedremo, non posso usarli per niente, perciò anche un po' l'orario, il tramonto, l'alba, cioè la mattina ti svegli, non sai che ore sono. Tutte queste questioni saranno sicuramente un fattore psicologico molto interessante. Ovviamente tutto quanto ciò, un progetto del genere senza sponsor è difficile, dobbiamo immaginare, anche in Germania praticamente tutto è seguito dalla Rhino Shield, che è, per spiegare la grandezza del progetto e dell'idea, un semplice sponsor che fa delle
per i cellulari, come si dicono, cover e i vetri davanti di protezioni, cioè non adesso chissà che ditta. E perciò anche per noi, in questo caso, abbiamo uno sponsor che ci aiuta in questo progetto, in questa idea, in questa avventura 7 vs Wild Italia. Niente. Mi sa... no, niente, mi spiace. Sponsor. No, non c'è nessun sponsor, dobbiamo cavarcela noi in qualche modo. Saluto comunque alla mamma. Vediamo prima la cosa più noiosa e l'attrezzatura tecnica. Cosa porterò con me per riprendere il tutto. Ok, è chiaro che tutto ciò dobbiamo riprenderlo in qualche modo per voi. E lì porto questa sacca dove ci sono dentro un paio di attrezzi per registrare e comunque anche una power bank, questa dell'Aux, ormai è già vecchia però funziona ancora, e questo giusto per curiosità è con un velcro, questo è della Insta360, ok, molto più comodo se posso dirlo di quello della GoPro. Con questo velcro è molto più facile, più versatile da indossare, e specialmente con berretti e robe del genere, perciò ho scelto questo qua. E queste sacche, questa roba è chiaro che non posso usarla in nessun modo, cioè questa solo qua per portarci questa attrezzatura. Poi ho qua questo contenitore, ok, questa piccola box completamente stagna, e qua dentro ho la Insta360, ho la GoPro, questa è la GoPro 7, ancora non l'ho venduta, perciò la porto per questa uscita, e qualche batteria di ricambio, perché la GoPro ha bisogno di 3542 batterie per una tale uscita. E niente, questo molto comodo, lo porto con me, così anche le batterie eccetera, cioè rimane tutto un po' chiuso. Altro non porterò, cercherò di riprendere, mi rimane solo questo per riprendere il tutto, e lo riprenderò appunto con questa roba qua. Altro sacchetto, ok? Ovviamente porterò anche con me un mini kit di primo soccorso. Questo è il mio kit, quasi una croce, vabbè. Di primo soccorso qua c'è veramente solo la roba essenziale, base, se qualche ferita da taglio, qualche cerotto, qualche garza, e comunque anche questo, vabbè, coso elastico, come si dice, vabbè, avete ben capito, e ovviamente una coperta isotermica. La porto, è tutto in questo sacchetto, e in questo sacchetto troveremo ancora qualcosa, il nostro cellulare, ok? In questa sacca c'è dentro il cellulare che non potrò mai tirare fuori, rimane qua dentro. Non lo userò per fare foto, cavolate varie, per guardare che ore sono, o tanto dove vado non ci sarà rete, come spesso nelle zone che giro, e è chiaro che fa parte del kit di primo soccorso in questi casi, o se succede qualcosa per emergenza tirerò fuori il cellulare, o non so, per chiamare qualcuno per farmi venire a prendere la notte, o non so. È pensato per quello lì, in altro modo non lo userò. I 7 oggetti che porteremo con noi. Iniziamo subito qua. Ovviamente portiamo con noi, se possiamo, come in questo caso, un sacco a pelo. Questo è un sacco a pelo della Cumulus che uso da anni ormai, Mysterious Traveler, zona comfort -4-5, non mi ricordo più esattamente, in piuma, non un sacco a pelo sintetico, sicuramente fondamentale per questa uscita. Oggetto numero 1. Secondo oggetto che io ho scelto è questo bivi della Miltech. Praticamente è un sacco bivacco dove noi entreremo col nostro sacco a pelo, che
fa ovviamente da protezione in questo caso. Qua il dubbio era se prendere un tarp. Ovviamente la mia scelta è questa qua. Poi è chiaro che dovremo costruirci qualcosa, vedere come isolarci dal terreno, perché ovunque c'è e troveremo solo neve e ghiaccio, e perciò la mia scelta è caduta su di questo. Prossimo oggetto, questo è un seghetto Gomboid della Silky, ok? Questo fondamentale. Qua la mia scelta è il Silky, un seghetto. Molti qua magari hanno il dubbio, penserebbero di portare un'accetta e non so ancora se le scelte sono quelle giuste, lo vedremo magari poi più in là. Come coltello porto il Joker Campero BS9 della BS9, gruppo BS9, con questa fodero e acciarino. Attenzione, il coltello è un oggetto, l'acciarino è un altro oggetto, cioè questo è chiaro, ovvio, sono due oggetti, non è uno solo, ok? Perciò col coltello 1, 2, 3, 4, 5 acciarino. Sesto oggetto, un contenitore, ok? Le famose 5C del bushcraft o della sopravvivenza. Io ho tutte le mie 5C per le attività all'aria aperta, magari ne farò un video. Questo è il mio contenitore che porto con me. Ovvio che c'avevo il dubbio, volevo magari portare, pensavo a questo, ok? Questo è della Zebra, un pentolino, però per cosa portare qualcosa del genere? Sarà difficile mangiare qualcosa, trovare da mangiare qualcosa per questo periodo che usciremo, perciò devo solo sciogliere dell'acqua, abbeverarmi un po', cercare di non essere troppo disidratato, e questa è la mia idea. Forse mi sbaglio completamente, ma porterò solo questo come contenitore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, manca un oggetto. Ciaspole. Non sapevo neanche io esattamente cosa, ero in dubbio, però senza ciaspole muoversi in queste zone, in queste condizioni, in questi terreni dove vivo io, vivo in Trentino Alto Adige, è quasi impossibile, diventa faticoso. E come ho detto prima, cioè io partirò e camminerò 2-3 orette, non è che adesso mi fermerò subito dietro il primo boschetto dove verrò lasciato, perciò partirò da intorno ai 1000, arriverò a 2000, perciò già lì c'è un bel dislivello e comunque devo camminare, e perciò le ciaspole è la mia scelta numero 7, questi 7 oggetti. E subito la domanda: che ne dite adesso, prima che inizi tutto il progetto? Cosa ne dite? Cosa scegliereste voi in queste condizioni? Pensiamo un po' all'inverno, ma magari non solo, anche una versione autunnale o primaverile di questa idea 7 vs Wild Italia. Cosa scegliereste voi? Commentate, fatemelo sapere. Vestiario, quello che hai addosso, niente cambio e ci siamo, dai. Mm. Ah, Allora ci stai? Tu sei l'unico pazzo che... sì, ci sto, ci sto. Sì, perché quando sono queste cose che rischi la vita, o vengo io o chi viene chi. Ciao a tutti. Vabbè, io ho scelto di portare, vabbè, il sacco a pelo perché comunque è essenziale. Le ciaspole, quindi siamo due oggetti. Ho portato questa che è una specie di E-frame isotermico già pronto, pentolino
Ho deciso di portare l'accetta e non un coltello, perché comunque devo fare lavori un po' più grossi, quindi vado per quello. Siccome io penso che principalmente il primo punto sia costruirsi il riparo, non voglio perdere troppo tempo con l'accensione del fuoco, quindi mi sono portato questo cordino in fibra naturale che mi fa sia da esca, che mi può aiutare per il setup del riparo, e un accendino perché voglio andare sicuro sull'accensione del fuoco, in modo da non perdere troppo tempo e non dover cercare troppi materiali giusti. Questo è il mio setup, poi vedremo. Grazie Fede, ecco le sue scelte. Penso che farò giù sotto in descrizione semplicemente i suoi 7 oggetti e i miei 7 oggetti, così potete cliccare e vedere un po' su ogni singolo oggetto. E ultima cosa, i vestiti, gli indumenti, ok? Partiamo magari da sotto: scarpe, porto le Salomon Snow Trip, è un modello ormai che ho un paio di anni, però vanno benissimo ancora. Ogni tanto le metto a posto una volta all'anno e vanno da Dio. Qua ormai ci sono modelli nuovi, se volete qualcosa troverete come sempre sotto in descrizione. Calzini niente di particolare, questi sono calzini da lavoro, però lavoro tosto, da roba da boscaioli, cioè gente che è fuori tutto il giorno. Calzamaglia, poi pantaloni, questi sono pantaloni della Solognac, sempre gli stessi, sbruciacchiati ormai, pieni di buchi, però questi sono i pantaloni che uso io. Tutta roba da 2 soldi, che vedevo dire. Io della roba high tech non me faccio molto, non, come dico spesso, non sono fatte per certe attività outdoor, più per après-ski. E poi vabbè, ovviamente 3 strati, c'è uno strato subito vicino al corpo, anche qua sotto come vedete, poi ho una maglietta a maniche lunghe, quella è la roba tecnica, più tecnica che magari ho addosso, e questo l'ho cambiato, c'avevo uno prima, un altro molto imbottito, cotone, molto pesante, però non aveva il cappuccio e ho scelto uno con cappuccio, che sicuramente può essere quella chicca in più in situazioni del genere. Poi la giacca, ok? Questa è una giacca che magari alcuni di voi conoscono già, roba che costa 20-30 euro, non di più. Ho scelto questa giacca qua e non un'altra perché in situazioni estreme che ho vissuto finora in inverno, per puro caso c'avevo questa qua che vedevo di... certo che con un vento forte questa non è ideale, però questa è la mia scelta. Come detto, forse mi sbaglio. Poi Shemak e berretto questo qua, queste erano cose ovvie. E manca i guanti non fa parte dell'indumento ovviamente. Qua ho avuto le più grandi difficoltà, devo dire, quali guanti scegliere. Questi sono guanti in pelle, imbottiti all'interno, e questi ormai li uso già da un bel po', grazie a consigli di Ioni. Praticamente vedete come sono già messi questi qua, però qua puoi praticamente toccare veramente pezzi di legno o brace nel fuoco, estremamente robusti. Mi meraviglio che sono ancora interi, per essere sincero. E niente, nessun indumento ce l'ho doppio, cioè ho un paio di calzini, ho una maglietta, un maglione, cioè basta, non mi porto niente di ricambio, perciò la scelta è caduta su questi qua, perché alla fin fine sono quelli più versatili, sono sbruciacchiati pure all'interno qua, pensa a te. Ok, va bene. Sugli indumenti volevo ancora dire che io di solito ho questi braccialetti e orologi, ho sempre un orologio, spero di non dimenticarlo, però mi toglierò ovviamente anche orologio, come ho detto prima, e anche un braccialetto, un tale braccialetto, potrebbe essere molto comodo il paracord.
lo tolgo e anche se lo dimentico ovviamente non lo userò in alcun modo. Ok, questa è la roba che indosserò e porterò con me e non cambierò idea, userò questi a prescindere di quale tempo ci sarà. Permettetemi di portare questo zaino, un zaino personalizzato di Paolo Sandron, e lo userò solo per trasportare la roba, e questo non per comodità, perché anche nella versione originale di Seven vs Wild i candidati praticamente hanno quelle sacche stagne grandi, enormi, dove poter mettere dentro la roba, che però poi non può essere usata in alcun modo, ok? Solo per portare la roba da A a B. Inoltre vedrete poi nelle immagini che ovviamente porterò delle luci con me. Ho 2 diverse luci, torce con me, ma questo per poter fare delle riprese la notte, la sera. Non userò la luce per andare a fare la pipì o per cercarmi qualcosa la notte in alcun modo, è solo esclusivamente per far qualche ripresa, se no è più che altro per voi, così vedete qualcosa, se no dalle 4 in poi non si vede più niente. Se vi serve qualche informazione, sotto in descrizione cerco di ripetere tutto il regolamento, forse anche in inglese, italiano e inglese, e qualche idea, qualche spunto, qualche oggetto troverete, qualche link sotto, e condividete nei vari social, perché io sono pigro a fare ste cose. Mi interessa proprio, ho molto interesse a capire quali 7 oggetti scegliereste voi o come gestirete voi la situazione, e qua adesso un piccolo assaggio di quello che succederà che Seven vs Wild Italia abbia inizio. Buona visione. Sta uscendo qua, ok? Dai. Cos'era? Chi è? Cos'è?